Ricordo ancora la prima volta che siamo usciti insieme. Non era un appuntamento romantico. Avevamo deciso di pranzare insieme in uno dei tanti bar anonimi della città. Lei era comunque bellissima. Lo era sempre. Aveva davvero un suo look particolare che non la rendeva elegante o sexy o divina. Era semplicemente bella. E io probabilmente mi ero già innamorato di lei. La conobbi la prima volta davanti all'entrata del negozio. Stavo uscendo dopo aver fatto la mia spesa settimanale di fumetti e me la ritrovai davanti. All'inizio non ci feci caso, ma mentre entrava mi resi conto che qualcosa di lei mi aveva colpito. La seguii in uno dei miei rari momenti di coraggio. Non ho mai capito che cosa mi avesse colpito di lei in quel momento. Dopo quel primo appuntamento cominciammo a vederci sempre più spesso. La città ci cullava e col passare del tempo nacque un sentimento molto più sincero del normale affetto. Stavamo guardando Aurora quando ci baciammo per la prima volta. Non è difficile innamorarsi. In fondo tutti si innamorano. Ma credo che siano pochi a saper amare veramente. Tu ci pensi mai a cosa significa amare qualcuno? Io ti amo. L'amore è triste. Mostra tutta la falsità della gente. Le persone amano per egoismo, per non sentirsi soli, per essere felici. Non siamo più semplicemente per amare. Tu per cosa mi ami? Per quello che sei. Era bellissima anche quando fumava. Era bello vederla fumare, il modo in cui si portava la sigaretta alle labbra, il modo in cui l'accendeva e poi faceva il primo lungo tiro e assaporava il gusto della nicotina sulla lingua prima di soffiarlo dolcemente fuori. Adoravo il suo sguardo verso l'orizzonte indefinito, come se desiderasse mettere a fuoco le risposte alle sue domande più difficili. E adoravo i suoi occhi. Erano la sua anima, il suo essere eterea bambina, il punto di contatto tra il paradiso e l'oceano. Il nostro era un rapporto di cose non dette, ma non perché fossero nascoste o segrete. Non avevamo bisogno di 1000 parole. Adorava rilassarsi sul divano, ascoltando il suo amato soul, espressione di tutta la sua musica interiore. Lei era una donna che viveva senza fare rumore. Quando viveva emetteva soltanto suoni. Sai qual è il nostro più grande potere? Il ricordo. Io credo nell'immortalità. Credo che dopo la morte si possa vivere comunque. Come anima, come spirito. Un po' come i quadri, i dipinti e tutte le sculture classiche. I grandi capolavori dell'arte. Le persone si ricordano di un determinato oggetto. E con la loro memoria, il loro ricordo, gli donano l'immortalità. Come per le fiabe. Funziona anche per le divinità. Le persone credono in Dio semplicemente perché continuano a ricordarsi di Lui, perché continuano a leggere e stampare la Bibbia. Ma è così che il ricordo vince la morte. La ascoltavo come si ascolta l'istinto e la ragione. Non sempre andava bene.
lei aveva troppa personalità perché potesse andare sempre tutto bene. Ovviamente avevamo anche dei punti di vista differenti e molto spesso litigavamo, però vinceva sempre lei alla fine. No, sul serio, come si poteva sperare di averla vinta contro di lei? Lei sceglieva le parole con cura, poi difendeva la sua idea senza mai sottovalutarti o sminuirti. Ti rispettava, ti ascoltava e poi ti rispondeva. E poi sembrava che dovesse crollare il mondo. Sei tanto bravo a parole, ma non abbastanza con i fatti. Senti. Non ti sto chiedendo regali, né gesti, né apprensioni. E va tutto bene con me, ma devi smettere di essere sempre così paranoico. Io non credo di essere paranoico, ma forse sono soltanto un po' insicuro, ma... Non capisci che è questo che ti rende così paranoico? Sei un ragazzo dolce, davvero, hai un cuore d'oro. Ma devi essere diverso. Ma insomma, cazzo, io sono quello che sono, non puoi cambiarmi, cazzo, mi ami per quello che sono. Sì, ti amo, ma devi smetterla di essere sempre così riflessivo. Sei sempre pieno di bivi mentali, non sai mai che decisione prendere. E una volta che ne prendi una, ne dubiti. Ma non capisco, aspetta, spiegami una cosa. Cioè, noi stiamo litigando per me. Perché è così difficile da capire? Ti sto chiedendo semplicemente di essere più sincero con te stesso. Tra poco non distingui più quello che fai da quello che dici, o da quello che pensi o vorresti pensare ad essere. Gesù, a momento non... Vorrei semplicemente che tu fossi un pochino diverso. Un pizzico di diversità non cambierebbe mai il ricordo che ho di te. Saresti sempre comunque la persona che mi piace. E tornava da te, solare, innocuo, innocente. E i pezzi del puzzle del cuore tornavano tutti al loro posto dopo il terremoto. È strano come a volte la vita innesti il pilota automatico al tuo aereo. Tu sei lì tranquillo, voli sereno nel cielo, quando una brusca virata ti manda fuori rotta. No, non solo fuori rotta. Voli cadendo e cadi volando. Quando muori nemmeno te ne rendi conto. Accade tutto così rapidamente che non hai nemmeno il tempo di pensare che stai per morire. Non vedi tutto nero né sequenze dall'alto. Semplicemente smetti di essere. Sapete, lei aveva ragione. Io ero davvero insicuro, anzi, paranoico. E rimpiango un sacco di cose, rimpiango tutti i momenti che non posso più passare con lei, rimpiango di non essere stato capace fino all'ultimo istante della mia vita a cambiare quel tanto che bastava per farmi sentire meglio. Ed è bruttissimo morire con dei rimpianti, perché significa che hai passato un'intera vita, tutti i giorni a tua disposizione, ma anche i singoli attimi, in modo sbagliato. Eppure io questi rimpianti li devo cancellare. Sto ancora parlando, la sto ancora vedendo lì, che gira provata per casa e mi viene in vita col suo ricordo. I'd rather do. This is a lovely way to Continuo a ricordarmi ed io continuo a vivere. Vivo con tutti i miei difetti, con le mie paranoie, con i miei bivi mentali. Un pizzico di diversità non cambierebbe mai il ricordo che ho di te, mi disse quella volta. Beh, non sono riuscita ad essere un buon amante in vita di fianco a lei e passeranno i giorni, poi i mesi e gli anni, finché ad un certo punto capirà che non vale la pena continuare a piangere con gli occhi sul passato. Arriverà il giorno in cui lei deciderà di rialzare lo sguardo e di pensare al futuro, perché a differenza mia, la sua vita continua davvero. E troverà un altro uomo, forse si innamorerà ancora, si sposerà, trascorrerà tutto il resto della sua vita con una famiglia. Ed io invece a poco mi dissolverò nella sua memoria e il mio spirito, che ora è così vivo, svanirà. Continuo ad amarla, l'amerò per sempre. Per sempre la ricorderò. Ed il mio ricordo, questa piccola testimonianza che sto dando di lei in questo momento, la terrà in vita anche dopo la morte. Così, un'istantanea fotografica senza tempo né nomi, senza morte né luogo, la mostrerà a tutti per ciò che era e per ciò che significava. Finché le persone credono e si ricordano, come per le divinità, lei continuerà ad esserci e ad essere bellissima. Lo sarà sempre. with you.